Come avrete intuito dall'ambientazione di oggi, non faremo la solita recensione di un cellulare o un tablet o un computer, ma andremo a analizzare questa fantastica e nuovissima bici elettrica, una delle bici che mi ha affascinato di più, soprattutto per l'estetica, ma il suo punto di forza è l'autonomia, perché come vedete, avendo una doppia batteria, riesce ad avere un'autonomia massima di ben 190 km. Praticamente potrete fare il cammino degli dei, quel famoso viaggio che si può fare sia a piedi o in bicicletta da Bologna a Firenze con una sola ricarica. Assomiglia a una motocross degli anni 70, è molto aggressiva, soprattutto resistente grazie a un telaio in metallo ultra resistente e delle ruote veramente tassellate e sono anche progettate per resistere alle forature. Non esiste un terreno che metta in difficoltà questa fantastica Just X70. E prima di partire ovviamente vi ricordo che se alla fine del video sarete anche voi innamorati di questa fantastica bike, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Per quanto riguarda l'equipaggiamento è veramente fornitissima, troverete anche la pompetta che serve per gonfiare le gomme, il lucchetto che è dato in dotazione, ben 2 mazzi di chiavi e addirittura non uno ma 2 caricabatterie, così potete caricare in contemporanea le 2 batterie, una presente nella parte superiore e l'altra nella zona centrale del telaio. Ovviamente è presente anche tutta l'attrezzatura e il kitame per il montaggio. Voglio fare anche una menzione speciale per il manuale di installazione. Le immagini sono veramente in grande, per cui sarà veramente molto utile e comodo durante il montaggio. Come prima cosa partiamo dal montaggio dei pedali. Mi raccomando, state attenti alla lettera che è presente all'interno del pedale RL. Come vedete qua c'è la lettera R e andremo ad avvitare il pedale con la lettera R, e dall'altra parte andrà fatta la stessa cosa ma con l'altra lettera. All'inizio avvitate pure con la mano e alla fine andate a stringere con la chiave. E ora procediamo col montaggio della ruota anteriore. Come prima cosa dobbiamo inserire questo fermo. State attenti che la filettatura da una parte e dall'altra non è uguale. La parte più corta va esterna dalla parte del disco e quella più lunga deve fuoriuscire dalla parte opposta. Andiamo a inserire subito. Come secondo passaggio andiamo a inserire i 2 spessori, quello più stretto dalla parte del disco e quello più lungo dalla parte opposta. Proseguiamo con l'andare a inserire le 2 rondelle, una da una parte e una dall'altra. Ora è il momento di andare a inserire la gomma. Come ultimo passaggio andiamo a inserire i 2 fermi dalla parte esterna per poi completare il tutto andando ad avvitare la vite. All'inizio sempre con le mani per poi stringere con la chiave. E ora dobbiamo svitare queste 4 viti, tirare via questo blocco, inserire il manubrio per poi andarlo a riavvitare. Aiutatevi con l'attrezzo dato in dotazione, è una procedura molto semplice, in 5-6 minuti l'avrete completata. E ora che l'abbiamo rimosso andiamo a inserire il manubrio. Mi raccomando, per darvi un'idea della parte centrale ci sono queste righe che vanno esattamente nel portamanubrio per poi andarlo a riavvitare. Procediamo col montaggio dei 2 LED delle frecce anteriori. Come prima cosa dobbiamo montare questa staffa sulla forcella anteriore. Il passaggio è semplice, andiamo a inserire nel bordo esterno la chiusura per poi andarla a riavvitare con la vite e il bullone dall'altra parte. E ora che abbiamo montato i porta LED andiamo a inserire direttamente il LED di destra e andarlo a fermare col bullone per poi ripetere lo stesso procedimento dall'altra parte. E come ultimo passaggio andiamo a collegare i connettori di colore rosso. Mi raccomando, spingete bene, ho già in mano sia la vite che il bullone perché siamo arrivati al momento del parafango e questi 2 fermi dove faremo passare il nostro bullone vanno posizionati esattamente all'esterno. Facciamo passare la vite e dall'altra parte andiamo ad avvitare il bullone. E ora siamo arrivati all'ultimo passaggio, ossia il mega LED anteriore. Va collegato direttamente sempre alle staffe con cui sono state collegate le frecce per poi bloccarlo direttamente con questa vite, una da una parte e una dall'altra. Ovviamente prima di stringere completamente cercate di regolare in maniera corretta la direzione della luce perché non può essere né troppo alta né troppo bassa perché inquadrerebbe l'asfalto. E come ultimo passaggio, e poi abbiamo finalmente ultimato, si va a collegare il connettore di colore arancione al resto della batteria.
E ora andiamo a analizzare tutte le caratteristiche di questa fantastica e-bike a partire dal motore, perché questo modello monta un potentissimo motore brushless da 750 watt. È abbastanza progressivo nell'accelerazione. Per quanto riguarda invece il cambio, vi dico subito che è un cambio Shimano da 7 rapporti. Con questa levetta si scala la marcia, invece con questo tastino si va ad alzare la marcia. È veramente molto semplice e rapido in ogni singola cambiata. Abbiamo un doppio freno meccanico a disco da ben 160 mm e devo dire che per il diametro delle ruote e la spalla l'ho trovato perfettamente dimensionato e bilanciato. Le frenate sono perfette e progressive, ma se volete anche tirare un'inchiodata non vi preoccupate, perché la potenza frenante non vi manca. Sicuramente uno dei punti di forza di questa Just Snow X70 sono i ruotoni. Guardate come sono belli robusti, guardate anche i tasselli, sono alti quasi 1 centimetro, perfetto per l'utilizzo fuori pista. Hanno un diametro da 20 pollici e una spalla di 4. Altro punto di forza di queste bike è l'impianto ammortizzante, con questo doppio ammortizzatore anteriore veramente molto robusto e ammortizzante. E come ciliegina finale vi svelo anche che queste bike ha anche un ammortizzatore posteriore, è esattamente posizionato nel sottosella, spero che si veda bene dalla telecamera. Se anche la userete nel fuoripista, nei terreni più impervi o accidentali pieni di buche o di dossi, avrete un'ottima comodità. Anche il selino è veramente molto comodo e ammortizzante, per cui devo dire che per quanto riguarda la comodità non potevano fare veramente di più. Potete caricare anche comodamente 2 persone, perché infatti ha una portata massima di ben 150 kg. È super resistente grazie anche a questo fantastico telaio che è veramente massiccio in metallo, porta avere questa bicicletta un peso massimo di 40 kg. È dotata non di una ma di 2 batterie, tra l'altro quella superiore ha un'estetica che veramente ricorda i serbatoi delle moto, ma tornando all'autonomia, con questi 2 bestioni riuscirete ad avere un'autonomia massima di ben 190 km prima di doverla ricaricare. E scendendo più nello specifico sulle batterie, sono 2 batterie da 48 volt, una da 14 ampere e l'altra da 20 ampere. Vi svelo anche che per come è progettata e programmata questa bici elettrica consumerà sempre prima la batteria superiore per poi andare a attingere energia in quella inferiore. Per comodità entrambe le batterie sono completamente estraibili, così non vi dovete portare la bicicletta elettrica in casa, vi basterà inserire la chiave, sbloccare lo sgancio e le potrete ricaricare direttamente a casa. Come tempo di ricarica ci vogliono circa 5-6 ore per la ricarica completa. E beccatevi anche la killer application, ossia questa batteria è anche dotata di porta USB. E ora concludiamo il tour andando a analizzare tutte le pulsanterie del manubrio. Nel lato di destra, come vi dicevo prima, troviamo i 2 tastini per il cambio. Nella manopola è inserita anche l'acceleratore e il freno posteriore, e dall'altra parte trovate il computerino di bordo con questo display che non è a colori ma è in bianco e nero, dove potete regolare la velocità. Schiacciando su più aumentate il livello, come vedete nella parte sinistra, fino a un massimo di 5, e col meno andate a diminuire fino a 0. A 0 ovviamente la bicicletta non utilizzerà il motore ma andrà semplicemente coi pedali. E beccatevi la sorpresa, sotto il display, coperta da questo gommino protettivo, è anche presente un'altra porta USB. Porta USB che mi è stata veramente utile, perché mentre stavo facendo le riprese in esterna mi si era scaricata l'Ace Pro e così sono riuscito a finire le riprese senza tornare a casa a cambiare la batteria. Nella parte inferiore trovate anche il regolatore delle frecce, freccia di sinistra e freccia di destra, e qua c'è il clacson, sentite? È veramente molto simile a quello di una moto. E per finire il freno anteriore. Guardate che buche che ci sono, ma si sentono veramente pochissimo grazie a queste sospensioni. Vi voglio anche spiegare esattamente le norme in Italia per le biciclette che hanno una potenza superiore ai 250 watt. Dovrete presentare il certificato di omologazione alla motorizzazione, che entro 2-3 settimane vi fornirà la targa, e una volta che avrete ottenuto la targa farlo assicurare come ciclomotore. Per cui, ricapitolando, vi servirà l'omologazione, l'assicurazione, patentino, o se avete già la patente della macchina va benissimo quella, il casco, e una volta fatti tutti questi passaggi potrete circolare direttamente in strada. Guardate dove sono adesso, sono proprio in un fuoripista extreme, ma nonostante ciò la bici non fa nessuna fatica a procedere. Mamma mia, è veramente impressionante. Normalmente ha una velocità massima di 25 km/h, ma la potete sbloccare, e lo sblocco è posizionato esattamente nel sottosella, e staccate questi 2 connettori che sono posizionati sopra l'ammortizzatore centrale, sbloccherete le bike e raggiungerete una velocità massima di ben 40 km/h. E ora beccatevi l'accelerazione da 0 a 40, siete pronti? 3, 2, 1, via! Guardate, sono già ai 30 e già raggiunti i 40, e beccatevi
fatto in 3 secondi da 40 a 0. Veramente tanta roba. Per quanto riguarda i livelli di velocità, come vedete dal display, se settate velocità 1 la bicicletta andrà al massimo ai 15 km/h. Se passate a velocità 2 la bicicletta arriverà circa a 23-24 km/h. Con velocità 3, una volta che l'avrete sbloccata, raggiungerete i 30 km/h. Velocità 4 supererete i 30 km/h per arrivare ai 37 km/h e con la velocità massima arriverete fino a 45 km/h. E ora beccatevi la potenza dell'acceleratore. Guardate, potete falsare anche il vostro prato. Devo dire che mi sono veramente molto divertito e secondo me si sarà visto durante la recensione, perché è veramente una bicicletta che si adatta a tutti i tipi di terreno e anche quando è inchiodato sia sull'erba che sulla ghiaia non ho mai avuto la sensazione di perdere il controllo. Questa bicicletta la consiglio a chi fa veramente tanti chilometri avendo una doppia batteria con un'autonomia di oltre 190 km, vi farete beffe di tutte le altre biciclette elettriche e grazie alla doppia ammortizzazione all'anteriore e all'ammortizzazione centrale anche nei terreni più duri e accidentati non tornerete mai a casa col mal di schiena. Se siete amanti del fuoripista vi toglierete veramente tantissime soddisfazioni. Viene lanciata sul mercato a 1.200 euro, tuttavia è presente attualmente un coupon sconto per avere un risparmio di 100 euro, veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo per le sue caratteristiche e la potete scegliere in 2 colorazioni, grigia oppure beige. Comunque se siete interessati troverete tutti i dati tecnici e il link per acquistarla nel primo commento e nella descrizione di questo video. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!